Salve a tutti, anche oggi vorrei risolvere un problema e vediamo subito qual è. Io sulla mia fresatrice ho questa morsa da 100 mm, è una morsa abbastanza precisa, ha un tipo di fissaggio un po' antipatico, però è abbastanza precisa perché mi tiri il pezzo, la ganassia in giù e non la lascia alzare come fanno tante morse anche costose. In questa morsa io vorrei stringere dei pezzi strani, che mi capita sovente di stringere dei pezzi non perfettamente squadrati e non si sa mai come prenderli. Prenderli di così è una cosa molto instabile. Di così non è squadrata come la morsa. E io vorrei fare un accessorio, che adesso vi farò vedere al CAD, i prospetti, per poter compensare questa differenza. E vorrei fare un accessorio da montare velocemente senza dover smontare morsa, tornare a lineare, tornare a rifare tutto, che rompe un po' le scatole. Questa morsa ha il grosso vantaggio, pur essendo piccola, ha un grosso vantaggio che arriva a 130 mm di apertura, è una bella apertura rispetto alla grandezza della morsa. Il pezzo che farò, che sarà a bilanciere, se per esempio questo lo abbiamo di qua, l'accessorio lavorerà in questo senso, quindi alla fine abbiamo quasi sempre l'apertura massima, non completamente, ma quasi. Vi anticipo già che non sarà un accessorio per trasformare questa in una morsa a frattale, è molto più complicata. Noi faremo una cosa molto più semplice, a un singolo elemento. Io non ho bisogno di stringere una pinza in morsa, non saprei cosa farmene. A me basta stringere in morsa un oggetto che non sia esattamente squadrato. E niente, adesso vediamo al CAD i disegni, i prospetti che ho fatto, e così ci rendiamo conto delle parti che dobbiamo fare e poi cominciamo a lavorare e via. Ho già squadrato questi due pezzi di acciaio, questo e questo. Questo adesso gli faremo la sede per questo tondo, che sarà la parte che va incastrata nella mascella della morsa, e questo invece sarà la parte mobile che prenderà l'inclinazione. Cominciamo con questo, lo mettiamo sulla fresatrice e cominciamo a lavorare. Ho messo su questo utensile, ora partiremo con una misura leggermente inferiore e dopo l'aggiustiamo mano a mano che lavoriamo.
Ecco, siamo a 53, noi dobbiamo arrivare a 56, quindi dopo lo aggiustiamo mano a mano che affondiamo il materiale. Una velocità di discesa che sia consona con l'operazione che dobbiamo fare, così dovrebbe andare bene. Ok, e possiamo iniziare. Dobbiamo cambiare utensile, metterlo leggermente più lunghino perché non ci stiamo. Allungare non è mai cosa buona, ma purtroppo dobbiamo farlo. Ecco, adesso qui dobbiamo allargare la sede per una profondità di 3 mm più altri 5, che poi vedremo il perché, quindi 8 mm, in modo che il tondo non possa sfilarsi e rimanga in sede al suo posto. Questa è la parte rovescia, la parte sotto. Ecco, questo tondo l'abbiamo finito, questa sede tonda. Ora dobbiamo lavorare l'altro lato per fare l'incastro della mascella.
Adesso dobbiamo fresare questa parte qui, da lasciare solo questo supporto. Beh. Hanno tolto la corrente senza preavviso e sono stato molto fortunato che la fresa non ha subito nessuna rottura. Per stavolta è andata bene. Ecco, abbiamo finito il pezzo. Abbiamo fatto l'incastro per la ganascia, qui si aggancia sotto e va a finire nella sede della morsa, ecco, vedi, va già dentro. Adesso proviamo a vedere se si incastra. Eccolo, così incastrato, e non può salire, non può spostarsi di lato. Così segue perfettamente la ganascia principale, che la guida e la stringe ovviamente. Qui dovremo fare 2 smussature totali, una di qua e una di là, ma le faremo dopo. Ecco, ora iniziamo a fare il tondo con questo spezzone d'acciaio, che dovrà avere 2 dimensioni, 55 qui e 59 la sua per questa sede. 55, 59. Andiamo sul tornio e cominciamo.
Avete visto che taglio? E pensare che questo è un acciaio che è durissimo. Sto finendo di troncare in due questo pezzo perché mi servono entrambe le parti. È molto duro, ma poco alla volta e lo tagliamo. Ecco. Eccolo, mi era rimasto proprio solo lo spigolo da tagliare. Ecco, abbiamo già una serie di pezzi pronti. Questo si incastra nella ganascia della morsa. Qui abbiamo le due mezze lune, una e una due. Questa si usa direttamente per le cose più veloci e le cose più piccole, diciamo. Questa si inclina, prende l'inclinazione del pezzo che mettiamo su, calcolando che dopo qui va inclinato un po'. Qui invece dobbiamo fissargli un'altra piastra d'acciaio e adesso andiamo a fare questa parte qui, la lavoriamo un pochino, la sottogliamo, gli facciamo le smussature. Adesso che abbiamo fatto l'altezza giusta, dobbiamo fargli un minimo di incastro, che questo non possa muoversi. Dopo ci andranno due viti di fissaggio. Perfetto, nessun gioco.
Questo è un foro cieco con un materiale molto duro, quindi faremo solo l'impuntatura, così siamo sicuri che sia perfettamente perpendicolare, e poi li finiamo a mano. Ecco, ho finito di fare questi filetti ciechi. Qui adesso ci vanno 2 vitine di 6 che le mettiamo qui. A proposito di viti, io vorrei sfatare un tabù. Nei commenti molti mi dicono di fare confusione tra viti e bulloni, dicendo che le viti sono quelle che vanno nel legno. In realtà non è così. Questa è una vite, questa è un'altra vite e questa è un'altra vite. Questa è una vite di 6 per 25, in quella svasata si misura la totale lunghezza. 6 per 25 MA, brugola, testa svasata. Questa è una vite testa cilindrica 8 per 25. Questa è una vite testa esagonale. Allora, la vite maschio con il dado femmina formano il bullone, ma questa da solo rimane vite, non è bullone. Difatti le madri viti si chiamerebbero madri bulloni. La vite senza fine si chiamerebbe bullone senza fine, quindi sarebbe tutto sbagliato. Questa è una vite e l'insieme crea il bullone. Nell'eventualità, cercando sul Wikipedia, alla definizione bullone, ovviamente c'è scritto tutto. Adesso questo andrà dentro la sede che abbiamo fatta prima, e però dobbiamo inclinare queste facciate sia una che l'altra, quindi faremo una smossatura totale che si possa aprire quasi totalmente. Quindi adesso vuole calcolata, questa smossatura diventerà così, e ci prepariamo per fresare queste facciate. Ora dovremo fare questa smussatura totale 19 gradi e la faremo prima di qua e poi dall'altra parte. Ecco, uno è fatto, abbiamo fatto la smussatura totale. Adesso mettiamo sotto quell'altro pezzo qui, sia di qua che di qua. Ecco, adesso che abbiamo tutti gli elementi strinti insieme, li avevo lasciati 5 decimi più alti, adesso facciamo un'unica spianata così diventano tutti pari.
Ed eccoci al termine del lavoro che abbiamo fatto. Questi sono i nostri pezzi, sono tutti molto belli. Naturalmente i pezzi vanno accoppiati così. Qui c'è un fulcro perfetto. Nella parte sotto, adesso se riesco a tenerlo, abbiamo un livello perfetto, non c'è il minimo dislivello. E non ci rimane che andare a metterlo sulla morsa e vedere se tutto funziona bene. Andiamo. Ecco, incastriamo il primo pezzo che col suo sperone va sotto alla ganassia della morsa e non può alzarsi, con le sue spalle rimane centrata. Eccolo lì, perfettamente a livello. Poi se vogliamo sfruttare la massima larghezza della morsa, utilizziamo solo questo. Se il pezzo non è molto grande, possiamo utilizzare solo quello. E così arriviamo a una distanza, possiamo prendere un pezzo di 105 mm. Se invece il pezzo è lungo, che questo non basta, mettiamo quest'altro attrezzo qui, con la sua base che non può a sua volta alzarsi. Ecco così, è tutto perfettamente allineato. Con questa configurazione abbiamo un'apertura di 82 mm, però è la configurazione dritta. Quindi se dobbiamo prendere un pezzo dritto diventa inutile questo. Questo si mette se si mette un pezzo angolato. Essendo angolato troviamo una parte più piccola ma troviamo già una parte più larga, perché questo tutto aperto diventa i 115 mm diventa. Volendo 120 mm con la massima inclinazione. Con inclinazione media abbiamo comunque un 100 mm. Mettendo il nostro pezzo che abbiamo visto prima, volendo prendere questo come esempio, noi sappiamo che la morsa inclinata tende a spingere il pezzo verso l'esterno, soprattutto se molto angolato. Quindi noi dobbiamo mettere su il fermo della morsa, che è il fermo che uso per le misure, però è abbastanza robusto. Ecco, mettiamo su questo fermo così. Ci va una vite di 12, quindi abbastanza robusta. E poi noi possiamo mettere il nostro pezzo in appoggio, così non può spostarsi lateralmente, e stringere il tutto. Ecco, qui con la chiave si stringe. Ottimo! Questo non si muove manco morto. Se il pezzo è più grande, possiamo inserire qui un qualsiasi spessore a nostro piacimento. Mettiamo questo spezzone di barra filettata, mettiamo il primo spessore che troviamo, che va bene come misura. Ecco. Così possiamo lavorare un pezzo che arriva fino qui, che va fuori 30-40 mm, che tanto si può lavorare lo stesso se il pezzo è robusto,
e anche dall'altra parte, così possiamo fare un bel pezzo grande. Andando fuori all'esterno, naturalmente aumenta anche la capacità della morsa, perché a questo livello in diagonale abbiamo più o meno 135 mm, abbiamo 130-135, quindi un bel pezzo importante, insomma. Naturalmente sotto possiamo includere degli spessori a nostro piacimento, magari dopo li farò anche qualcuno fatto a punta, così entra fino alla fine. Ecco, messo così, si mette pari e si stringe. Ottimo. Per me questo sistema è stupendo. Ma è stupendo soprattutto perché non abbiamo bisogno di cambiare morse, di tornare lineare, tornare a fare tutto. Questo basta togliere e siamo a posto. E la morsa è sempre quella classica che si usa normalmente. Mettiamo i nostri pezzi, tac, e siamo pronti per fare il lavoro. Abbiamo visto che qui c'è il fermo si usa poi solo con grosse inclinazioni, altrimenti non serve. È tutto perfettamente allineato e pari, e in 2 secondi si toglie. Per me è molto valido. Il video è terminato, spero sia gradito. Questi sono i nostri pezzi, avete visto che sono facilissimi da mettere e da togliere, ed è quello che volevo io. E niente, ci sentiamo per un'altra volta, per un altro video, e intanto buona morsa a tutti. Saluti e alla prossima, ciao ciao!